presenta delle condizioni di isolamento e anche di perifericità e marginalità, che sono caratteristiche di territori comunque anche spesso non solo in montagne, in isole, ma anche delle cosiddette aree interne, e sono scuole che si trovano ad affrontare diversi problemi. Noi abbiamo fatto una carrellata di problemi per anche farvi entrare un po' nel contesto. In particolare le piccole scuole, quando scendono al di sotto di alcuni parametri normativi, con particolare riferimento non solo all'organico ma anche proprio al numero di studenti, si trovano a chiudere e vengono spesso accorpati ad istituti più grandi. Negli ultimi anni hanno chiuso molte scuole, soprattutto quelle delle Eolie. Qualche anno fa chiudevano le scuole, chiude la scuola, una delle scuole delle Eolie, così come per esempio è chiuso la scuola di Levanson. Oltre il Colle è un'altra scuola situata nei territori dell'Appennino, Potialuni, la scuola chiude, così muore la scuola di montagna. Nella zona di Pavia, l'Istituto Casanova chiude la mini scuola di montagna dove si studia nel bosco. A Ustica, tra l'altro, tornata nelle cronache qualche tempo fa, qualche settimana fa, proprio perché manca il personale e quindi le lezioni non sono cominciate quest'anno nel 2019. In Liguria addirittura siamo arrivati a delle situazioni in cui una mamma è uscita sulle prime pagine di giornale perché voleva comprare la piccola scuola e quindi privatizzarla e renderla comunque attiva, per cui abbiamo delle situazioni particolari, molto particolari, prevalentemente nelle situazioni di montagna e delle isole. E quali soluzioni stanno trovando le nostre piccole scuole? Alcune delle soluzioni che trovano spesso richiamano l'uso delle ICT. Molto spesso si mettono in rete e cercano di sopperire alla carenza o di studenti o di docenti mettendo in collegamento degli studenti che stanno in una classe magari con un tutor o comunque un educatore con la classe principale. Perché la didattica a distanza? Perché richiama un principio più elevato, che è quello appunto di una scuola inclusiva. Negli anni abbiamo lavorato con alcune reti pilota e abbiamo cercato di definire meglio che cosa volevamo, e volevamo dei modelli, dei metodi, degli indirizzi, degli strumenti che permettessero di aprire le classi, quindi di estendere il concetto di classe in queste particolari situazioni per imparare diversamente attraverso il digitale. Abbiamo incontrato una rete molto grande del Quebec con circa 600 piccole scuole collegate in rete, è una rete che nasce nel 2001, quindi ovviamente anche queste situazioni hanno necessità di avere del tempo prima di sistematizzarsi, però è una rete che oggi sta in piedi e che appunto fa scuola di qualità con delle reti che usano i sistemi di videoconferenza, così come anche soluzioni digitali, quotidianamente nel loro fare scuola, quindi inseriscono delle metodologie avanzate con le ICT all'interno dei loro programmi, tra virgolette, disciplinari e quotidiani. Allora, perfetto. Tra tutti i modelli che abbiamo trovato in giro per il mondo abbiamo selezionato questo, che come ha ricordato Jose è un modello già sperimentato da diversi anni ed è nato proprio per far fronte alla chiusura delle piccole scuole, perché come voi ben sapete nel momento in cui si va a chiudere la scuola la comunità ne subisce un danno a 360 gradi e quindi abbiamo trovato questo modello che si chiama École en réseau e inizialmente si chiamava École éloignée en réseau, cioè prima allora si chiama scuole in rete tradotto e prima si chiamava scuole remote in rete perché inizialmente era nata solo ed esclusivamente per le piccole scuole, mentre ora non coinvolge solo le piccole scuole ma anche le scuole tra virgolette standard. Poi non hanno iniziato, come aveva accennato Jose, all'inizio con l'inizio del nuovo secolo. Inizialmente, anche come noi inizieremo con alcune poche scuole, anche loro iniziarono con poche scuole per sperimentare il modello, per vedere come andava, prima di spingerlo a livello nazionale, e quindi sono cresciuti gradualmente con il tempo, arrivando a coinvolgere un numero di scuole decisamente elevato. E come dicevo prima, inizialmente solo piccole scuole, poi anche scuole standard, che lavorano insieme alla realizzazione di progetti che non vengono decisi dal Cefrio, ma
che nascono dagli insegnanti e dai ragazzi. Quindi vedete un po' di calda. L'insegnante à l'école Saint-Marc au lycée du Québec, en 456 depuis 1998. Je fais partie de l'école en réseau depuis au moins une dizaine d'années. L'école en réseau, c'est de faire participer des enfants d'écoles distantes à des activités différentes, soit par la vidéoconférence, soit par les forums de connaissances. On a deux sortes de projets. On a des projets inter-commission scolaire, donc on va travailler des projets plus nationaux avec les écoles de Gaspésie, de Laurentides, du Saguenay, de l'Estrie. Et puis on a d'autres projets, on travaille des écoles de notre commission scolaire ensemble. On sait que plusieurs écoles au Québec sont soit menacées de fermeture, soit des très petites écoles. On veut donner la chance à tous nos élèves de réussir dans des modèles différents d'apprentissage. L'école en réseau, ce n'est pas quelque chose qu'on doit ajouter à notre pratique, c'est quelque chose qu'on va intégrer à notre pratique. La gestion de classe en réseau, c'est d'être capable d'accepter que tous les élèves ne font pas toutes les mêmes tâches en même temps. C'est de la planification un petit peu, mais qu'on intègre dans notre pratique. On est rendu là, on est vraiment rendu là. Tous les parents sont informés comment on fonctionne. Pas d'école en réseau à l'école Saint-Marc. Je pense que les parents revendiqueraient que ça Breve traduzione di sintesi. Allora, questa è un'insegnante che ha una forte esperienza e da tantissimi anni insegna nelle piccole scuole. Stiamo parlando di esperienze più che ventennali e da 10 anni fa parte del progetto. Lei ci dice che in Quebec ci sono, come in Italia, penso in tutto il mondo, delle piccole scuole a rischio di chiusura e come queste piccole scuole abbiano meno opportunità rispetto a scuole che si trovano in altri contesti. E quindi vede questa scuola in reso come scuola in rete come un'opportunità per gli studenti e per i docenti di fare qualcosa di nuovo, qualcosa di buono per i contesti in cui operano. E poi sottolinea come sia fondamentale informare le famiglie e per i docenti accettare che i ragazzi non stiano facendo tutti la stessa cosa contemporaneamente. Alors, ça va très bien, merci. Nous sommes ici avec des enseignants intéressés au projet à Florence pour leur rencontre annuelle de didactique en Italie. Et il y a beaucoup de monde. Si on arrive, on peut vous montrer le public. Et si vous voulez dire quelques mots de salutation, Oui, tout à l'heure parce que je suis pas encore avec France présentée où j'attends ensuite je vais rejoindre France qui vont ok, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer avec le séminaire et si vous voulez, vous pouvez nous appeler quand France va arriver. Ça va? On n'arrive pas à écouter très bien. À tout à l'heure, ça va, merci. Ok. Salut, ciao! Quando abbiamo cominciato a ragionare con loro anche per capire se il contesto in cui noi chiedevamo loro di lavorare insieme era lo stesso, potesse comunque replicare un contesto a loro più conosciuto, gli abbiamo chiesto qual era il contesto di scuola in rete. E loro ci hanno fatto alcuni esempi, cioè che scuola in rete è un modello che prevede ad esempio insegnanti in differenti scuole delle regioni o di regioni distanti che tra loro pianificano un progetto di ricerca e intervento tra ragazzi anche di anni di scuole cosiddette che loro chiamano a scavalco, quindi classi per esempio di quarta e quinta della scuola primaria che collaborano e lavorano insieme quotidianamente con prima e seconda media per esempio. Tra tutte le tipologie di attività, perché ovviamente questo modello così generalmente vi stiamo proponendo trova delle particolari configurazioni, per esempio quello che abbiamo detto prima, il mini-prof oppure
gli aiutanti tra pari, la lezione di classe allargata, i guest speaker. Una formula particolare di lavoro è quella che loro chiamano delle equip delocalizzate. Quindi per esempio all'interno di due classi, che spesso sono anche pluriclassi, loro riescono a lavorare per equip, quindi assegnando un progetto, un tema, un percorso a particolari livelli che stanno nella classe. Basta. Allora possiamo cominciare con questa attività. Come li dividiamo? Gruppi di 5? Allora, in gruppi di 5 noi però dobbiamo fare un'attività molto semplice. Vedete che dov'è Maika? Ok. Maika ha pensato a questa attività. Vedete che Maika ha predisposto due alberi, un albero dei problemi e un albero delle opportunità. E siccome ovviamente questo è un modello che stiamo cercando anche di diffondere, questo è il primo evento di cui ne parliamo, quindi dobbiamo anche capire a caldo quale può essere l'impressione dei docenti che ci hanno ascoltato. Quindi a gruppi di 5 vi dividete tra l'albero dei problemi e l'albero delle attività e provate ad assegnare attraverso le foglie e attraverso le mail che abbiamo predisposto quelle che possono essere secondo voi valori aggiunti o le difficoltà nel mettere in atto questo modello nella nostra scuola. E poi proviamo a ragionare su quelle che vengono fuori, che sono magari di maggiore impatto. Aprite gli occhi per gli ultimi 10 minuti, per favore, e adesso vediamo che cosa è comparso su questi bellissimi due alberi. Okay? L'albero delle opportunità si è aprito con fantastiche mele che riportano parole come condivisione per crescere, scambio, allargamento degli orizzonti, apertura. E soprattutto che dice anche possibilità di fare scuola con bambini di età diversa. Questo sicuramente l'ha scritto qualcuno che appartiene ad una scuola standard, perché di norma di norma una delle caratteristiche delle piccole scuole è quella della pluriclasse, ovvero una classe a cui appartengono bambini da loro classe molto diversa. Maika, tu vuoi volevo parlare. Certo. Allora, per quanto riguarda le problematiche della rete, le conosciamo tutte, come io se già vi avevo accennato, stiamo cercando proprio insomma, di risolvere questo problema mettendo giù con uno sviluppatore un dispositivo che crea comunque una landing interna alla scuola, per cui anche in assenza di rete cosa è possibile fare attività del genere. Poi c'è una foglia che mi ha molto incuriosita, che chiede chi è il consulente pedagogico, come viene reclutato, deve essere distaccato, e noi anche a questo abbiamo pensato, perché stiamo cercando di definire proprio il profilo di un professionista del genere, di una persona che può essere comunque contattata dal dirigente e può andare a supportare i docenti nell'agire un'innovazione. Quando Michelle dice online, vuol dire online insieme al movimento delle piccole scuole. Nella sezione quaderni, i quaderni si dividono in storie, strumenti e studi. Il loro è il numero 1 strumenti, quindi è il primo metodo di lavoro che abbiamo in qualche modo studiato attraverso questa ricerca intervento che hanno fatto le colleghe e che abbiamo in questo momento condiviso con tutte le 900 piccole scuole che ci seguono. Okay. Le trovate anche come consultazione, lo trovate allo stand delle piccole scuole dei centri educativi della scuola del futuro, in modo tale che capite anche da qui e così mettono e qui al padiglione le ghiaie, sì, penetrate da destra
trovate il nostro spazio dove tra l'altro stiamo andando anche noi, quindi magari poi ci ritroviamo lì, facciamo vedere un po' come lavoriamo, anche come restituiamo a queste nuove scuole quello che facciamo, e poi se qualcuno di voi vuole lasciare un contatto perché non è iscritto, si vuole iscrivere oppure è interessato a qualcosa di particolare, lo potete segnalare lì, ci sono tutti i nostri colleghi del gruppo di lavoro che vi conoscerete. Volevo inoltre dire, giusto per i quaderni sono divisi in tre, diciamo, sezioni. Una che si chiama in pratica strumenti, che sono proprio, insomma, dei vademecum, cioè degli strumenti che noi diamo agli insegnanti per agire delle pratiche innovative. Un'altra si chiama praticamente, come si chiama, storie, dove vengono comunque raccontate delle storie di piccole scuole. E un ultimo quaderno si chiama invece studi, dove invece noi andiamo comunque a pubblicare delle ricerche che facciamo proprio delle piccole scuole che abbiamo la fortuna di incontrare. Il primo quaderno storie sono esperienze di didattica che i docenti delle nostre scuole ci condividono. Quindi quando si sentono di poterci raccontare qualcosa che per loro ha, tra virgolette, funzionato, ce lo condividono attraverso lo spazio del movimento e noi ne curiamo la narrazione fino a quando non è pronta per essere divulgata a tutti gli altri. Invece nel primo quaderno studi che troverete sempre allo stand, come diceva Maika, sono monitoraggi, studi, approfondimenti che facciamo, il primo è dedicato a, si chiama tracce di sostenibilità, inteso questo nel nostro caso come sostenibilità didattica della scuola, e quindi abbiamo lavorato con il gruppo interno del GPU, del PON, del monitoraggio PON, per capire come queste piccole scuole adottassero delle strategie che incontrassero le traiettorie del movimento, quindi lavoro col territorio, le classi come le gestiscono e le tecnologie come vengono utilizzate. Sono venute fuori veramente delle cose importanti come la banca delle ore, qualcosa che viene fatto solo nelle isole quando il mare non permette di prendere l'aliscafo. Allora a quel punto i docenti si prestano delle ore di lavoro e quindi chi nel qualcuno li soffrisce, poi quando vengono recuperano. Quindi delle formule che ci hanno fatto capire che le scuole anche senza di noi, pur di rimanere aperte, hanno trovato delle scamotage per sopravvivere, e quindi ci è piaciuto restituirlo a tutta la comunità. Quindi trovate al padiglione. Poi volevo dirvi che noi abbiamo anche percepito la differenza dei bisogni tra piccole scuole delle aree interne, piccole scuole sulle realtà macro insulari, piccole scuole sulle realtà micro insulari. Sono comunque delle problematiche diverse, quindi noi cerchiamo di dare delle risposte ad hoc che non siano praticamente generiche, perché ovviamente ci sono delle differenze sostanziali. Detto questo, grazie.